Cosa vi viene in mente quando sentite la parola Africa? Le savane infinite, gli animali selvaggi, oppure storie di povertà e lotta per la sopravvivenza? Ma esiste un paese, un minuscolo punto sulla mappa dell'Africa occidentale, che ha infranto tutti gli stereotipi. Lo chiamano la costa sorridente dell'Africa. È un luogo dove le pensionate europee vanno in cerca dell'amore di giovani africani, dove gli antichi rituali si scontrano con il mondo moderno e dove il fiume porta con sé leggende e speranza. Benvenuti in Gambia, il paese più piccolo del continente, la cui reputazione è tanto complessa e contraddittoria quanto la sua storia. Nel video di oggi ci immergeremo nei segreti più profondi e scioccanti del Gambia. Parleremo delle donne, delle tradizioni sconvolgenti che vengono ancora praticate nell'ombra dei resort turistici e ovviamente esploreremo le incredibili attrazioni del Gambia. Ma prima di iniziare il nostro viaggio, non dimenticate di iscrivervi al canale per non perdere le storie più esplicite e scioccanti da ogni angolo del mondo. Perché dietro le cartoline perfette si nascondono vite che nessuno mostra. Immergetevi in una realtà senza censure. Geografia. Un paese costruito intorno a un fiume. Immaginate un paese che sembra un dito lungo e sottile, che si incunea nel cuore di un'altra nazione. Questo è il Gambia. È completamente circondato dal Senegal, tranne che per una striscia di 80 chilometri di costa atlantica. La sua forma è unica, perché l'intero paese è, in sostanza, le rive di una grande arteria, il fiume Gambia. Questo fiume non è solo un corso d'acqua, è la spina dorsale della nazione, la sua strada principale, la fonte di cibo e la vita stessa. Con una superficie di 11.300 km², il Gambia è il paese più piccolo dell'Africa continentale. Ma non lasciatevi ingannare dalle sue dimensioni. Qui vivono circa 2.600.000 persone, il che lo rende uno dei paesi più densamente popolati del continente. Il paesaggio non è fatto di savane epiche, ma piuttosto di pianure piatte, fitte foreste di mangrovie brulicanti di vita e terre fertili lungo il fiume. La capitale del paese è Banjul, situata su un'isola alla foce del fiume, mentre i principali centri urbani sono le vivaci Serrekunda e Brikama. È proprio qui, all'incrocio tra fiume e oceano, che si svolge tutto il dramma della vita gambiana. Il fenomeno dei bumsters, il turismo dell'amore al contrario. Mentre la Thailandia o la Repubblica Dominicana sono conosciute per il turismo sessuale rivolto agli uomini, il Gambia si è fatto un nome per la sua versione speculare, il turismo dell'amore per le donne. A partire dagli anni 90, donne europee, soprattutto britanniche, tedesche e olandesi sopra i 50 anni, si sono riversate sulla costa sorridente in cerca di romanticismo. Ad aspettarle ci sono giovani uomini gambiani atletici, che nel gergo locale vengono chiamati bumsters. Ma cos'è tutto questo? Vero amore o un accordo cinico? Per molte donne europee, spesso sole o divorziate, è un'occasione per sentirsi desiderate, vivere un'avventura intensa e ricevere l'attenzione che manca loro a casa. Per i giovani gambiani, che vivono in un paese con una disoccupazione altissima e uno stipendio medio che supera appena 50-70 dollari al mese, una relazione con una straniera è un affare. È un biglietto per il ristorante, vestiti nuovi, soldi per la famiglia e soprattutto la speranza, spesso illusoria, di un visto per l'Europa. Queste relazioni sono un cocktail complesso di simpatia sincera, scambio culturale e calcolo freddo. Sulle spiagge di Kololi e Kotu si possono vedere decine di queste coppie. Un'europea dai capelli grigi che tiene per mano un giovane gambiano. Per alcune è una favola, per altri un lavoro. Questo fenomeno è diventato parte integrante del turismo gambiano. Ha creato un'intera industria e ha cambiato per sempre il paesaggio sociale del paese. Le donne del Gambia, tra forza e mancanza di diritti. Parlando delle donne in Gambia, è impossibile ignorare i contrasti. Da un lato, la donna gambiana è il pilastro della famiglia e della società. Dominano nei mercati, gestendo il commercio di verdure, pesce e tessuti.
lavorano nei campi di riso e si fanno carico del peso della vita domestica. In alcuni gruppi etnici, come i Diola, si conserva una forte influenza matrilineare, dove le donne possiedono la terra e giocano un ruolo chiave nelle decisioni della comunità. Sono custodi delle tradizioni e della cultura, ma dall'altro lato la loro vita è piena di difficoltà e pericoli. L'accesso all'istruzione per le bambine è ancora limitato, soprattutto nelle zone rurali. La mortalità materna e infantile rimane elevata a causa della mancanza di cure mediche di qualità. Ma la cosa più terribile sono le pratiche profondamente radicate che segnano per sempre le loro vite. Tradizioni scioccanti, ciò di cui i turisti non parlano. Dietro la facciata delle spiagge paradisiache si nascondono rituali brutali. Una delle tradizioni più scioccanti del Gambia è la mutilazione genitale femminile. Nonostante il divieto ufficiale introdotto nel 2015, questa pratica continua a esistere in segreto, soprattutto nelle comunità rurali. Secondo le Nazioni Unite, più del 75% delle donne gambiane ha subito questa mutilazione, spesso praticata in condizioni igieniche precarie, in nome della purezza e della tradizione. Non si tratta semplicemente di un rituale, ma di un atto di violenza che lascia cicatrici fisiche e psicologiche profonde per tutta la vita. Un'altra pagina oscura, soprattutto durante la dittatura di Yahya Jammeh, sono state le cacce alle streghe. Nel 2009, su ordine del presidente, il paese fu attraversato da un'ondata di arresti. Le persone accusate di stregoneria venivano rapite, costrette a bere decotti allucinogeni e sottoposte a torture per farle confessare. Decine di persone morirono. Anche se oggi questi eventi non sono più diffusi su larga scala, la fede nella magia nera, nei djinn e nel malocchio è ancora molto radicata. La gente si rivolge ai marabut, guaritori spirituali, per ottenere protezione o per maledire i propri nemici. Queste credenze creano un'atmosfera di paura e sospetto, dove un vicino può accusare un altro delle proprie disgrazie. I ritmi del Gambia, la musica della cora e le danze fino all'alba. Ma la cultura del Gambia non è solo oscurità, è prima di tutto suono. Il cuore della musica gambiana è la cora, un'arpa liuto a 21 corde dal suono magico e scintillante. A suonarla sono i griot, una casta di musicisti itineranti, poeti e custodi della storia. Da secoli tramandano oralmente epopee e genealogie delle grandi civiltà dell'Africa occidentale, come l'impero del Mali. Ascoltare un griot significa toccare con mano la storia vivente dell'Africa occidentale. E dove c'è musica, c'è anche danza. Per i gambiani ballare è naturale quanto respirare. Ballano tutti, ai matrimoni, nei mercati, durante le feste religiose. La vita notturna nella zona turistica di Senegambia pulsa fino all'alba. Club e bar sono pieni di turisti e abitanti locali che si mescolano sulla pista da ballo al ritmo travolgente dell'afrobeat, del reggae e dell'mbalax. È un'espressione vivace, colorata e libera di quell'anima sorridente che è il cuore del Gambia. Un'economia sull'orlo, arachidi, turismo e povertà. L'economia del Gambia è estremamente fragile, si regge su due pilastri, l'agricoltura e il turismo, e entrambi sono molto instabili. Il principale prodotto d'esportazione del paese è l'arachide. Intere regioni dipendono dal suo raccolto, ma i prezzi mondiali sono in costante fluttuazione, rendendo i guadagni imprevedibili. Il turismo in Gambia, incluso il già menzionato turismo dell'amore, è la principale fonte di valuta estera, ma rappresenta anche il punto più debole. Una pandemia o l'instabilità politica possono far crollare questo settore da un giorno all'altro, lasciando migliaia di persone senza lavoro. Quasi la metà della popolazione vive sotto la soglia di povertà, ovvero con meno di $2 al giorno. La mancanza di industria, le interruzioni di corrente e le strade in cattive condizioni ostacolano qualsiasi forma di sviluppo. La maggior parte dei beni viene importata, il che rende la vita molto costosa rispetto ai salari bassissimi. È un circolo vizioso da cui è incredibilmente difficile uscire. La capitale Banjul, il tempo fermo e l'arco del dittatore. La capitale del Gambia, Banjul, è una città fantasma,
una delle capitali più piccole al mondo. Situata su un'isola, appare sonnolenta e provinciale. Non ci sono grattacieli né traffico frenetico. Le strade sono fiancheggiate da edifici semi-diroccati dell'epoca coloniale, con la vernice scrostata, testimoni del passato britannico. Il cuore pulsante della città è l'Albert Market, un mercato caotico e colorato, dove si può comprare di tutto e sentire il vero ritmo della vita locale. Ma sopra questo regno assopito si erge un monumento imponente, l'Arco 22. Questo arco alto 35 metri fu costruito in onore del colpo di stato militare del 1994, che portò al potere il dittatore Yahya Jammeh. Oggi è il principale punto panoramico turistico, da cui si gode una vista sulla città. Ma per molti gambiani è un simbolo di 22 anni di paura, torture e repressioni. Un simbolo della dittatura diventato la principale attrazione turistica, un altro dei tanti paradossi del Gambia. Le attrazioni del Gambia, dagli schiavi allo Stonehenge africano. Nonostante le sue dimensioni, il Gambia è ricco di attrazioni uniche. La principale è l'isola di Kunta Kinte, sito del patrimonio mondiale dell'UNESCO. Questa piccola isola al centro del fiume Gambia fu uno dei più grandi centri della tratta transatlantica degli schiavi nell'Africa occidentale. Fu proprio da qui che vennero deportati gli antenati di Alex Haley, autore del celebre libro Radici. Oggi, le rovine del forte e delle prigioni sono un potente e inquietante ricordo della tragedia vissuta da milioni di persone. Visitare questo luogo è un'esperienza profondamente emotiva. Non lontano da qui si trova un altro mistero: i cerchi di pietra della Senegambia, spesso chiamati lo Stonehenge africano. Più di 1000 pilastri di pietra, scolpiti nel laterite, formano cerchi concentrici. Queste strutture megalitiche hanno più di 1500 anni e ancora oggi nessuno conosce con certezza la loro funzione. Furono tombe di re, spazi rituali o antichi osservatori. Questo enigma continua ad attirare archeologi e turisti da tutto il mondo. Tesori naturali, un paradiso per gli ornitologi. Per gli amanti della natura, una vacanza in Gambia è soprattutto un'esperienza di birdwatching. Il paese è considerato uno dei migliori luoghi al mondo per l'ornitologia. Qui sono state registrate più di 560 specie di uccelli, dai minuscoli nettarinia agli imponenti aquilotti. La riserva naturale di Abuko e il Parco nazionale di Kiang West sono vere e proprie scrigni di biodiversità. Qui, tra le mangrovie e le foreste, si possono incontrare scimmie, coccodrilli, antilopi e ippopotami. Le escursioni fluviali su tradizionali canoe piroga offrono paesaggi incredibili e permettono di osservare la fauna selvatica nel suo ambiente naturale. Il Gambia è un paese paradossale, la costa sorridente che ha visto le lacrime degli schiavi, una terra di incredibile bellezza naturale e di povertà sconvolgente, un luogo dove l'amore si compra e si vende sulla spiaggia, mentre le donne lottano per i loro diritti all'ombra di antiche tradizioni. È un paese con una democrazia fragile, che ancora cerca di guarire le ferite lasciate dalla dittatura. Ma nonostante tutte le difficoltà, il Gambia è una terra di speranza indistruttibile. Questa speranza vive nel suono della cora, nelle risate dei bambini nelle strade polverose, nella forza delle donne nei mercati e nella eterna, vitale energia del fiume Gambia. La storia di questo popolo ci insegna che anche nel più piccolo lembo di terra, la volontà di vivere e l'unità possono superare i tempi più oscuri. E voi, cosa vi ha colpito di più nella storia del Gambia? Condividete i vostri pensieri nei commenti. Se siete arrivati fino alla fine di questo video, grazie. Mettete un like e iscrivetevi al canale per non perdere nuove storie straordinarie da tutto il mondo. Alla prossima video.